amici, ciao a tutti, ben ritrovati in un nuovissimo appuntamento settimanale, ben ritrovati su Momis. Io sono Simona ed oggi andremo a realizzare un'altra maxi bag, anzi direi l'ennesima maxi bag, questa volta in Utah. Ebbene sì, ho utilizzato altre due tonalità di colore che ancora non avevo provato. Nello specifico la tonalità panna, vi lascio la colorazione qui sullo schermo, e la tonalità salmone. Questa volta, per la prima volta, li ho lavorati a due capi perché ero curiosa di vedere un po' l'effetto. Avevo già fatto la prova durante la lavorazione del cappello multicolor e quindi io, incuriosita, ho detto ma devo provare a fare una maxi bag a due capi. Punto di lavorazione super facile ma d'effetto, lo abbiamo già visto nella realizzazione della maglia appunto ondina. Questa volta lo vediamo in azione sul corpo della borsa. Anche questo progetto alla portata di tutti, le principianti non devono temere nel realizzare questo progetto. Oltre alle 4 rocche di Utah ho utilizzato un fondo 32 cm x 10 o 12 cm, vi lascio sempre qui sullo schermo il tutto. Una novità assoluta dello shop gomitoli.com, se seguite le mie dirette su Facebook già sapete di cosa sto parlando, di cosa si tratta. Insomma, una coppia di manici realizzati direttamente dall'azienda stessa utilizzando lo stesso materiale della borsa, ovvero la Utah con le stesse tonalità. Quindi una volta che ordinate il kit praticamente vi arriveranno i manici così belli pronti e fatti e noi non faremo altro che agganciarli ai ponticelli che ci verranno forniti in dotazione ed il gioco è fatto. Dobbiamo soltanto preoccuparci del corpo della borsa. Infine una chiusura, uncinetto utilizzato numero 6. Questo era tutto, direi di passare direttamente al tutorial di oggi. Vi lascio il link del materiale sotto a questo video nel box informazioni. Mi raccomando, iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi tutorial, le prossime novità, e attivate la campanellina. In questo modo sarete prontamente avvisati ogni qualvolta un nuovo contenuto, che sia shorts, un post o un video stesso, sarà online disponibile gratuitamente per voi. Seguitemi anche sui social per non perdervi altri contenuti. A questo punto, sigla! Chiaramente partirò dal fondo, il fondo è abbastanza grande, quindi anche qui uscirà fuori una maxi bag super estiva. Utilizzerò la Utah a due capi, ho sperimentato questa tecnica durante la realizzazione del cappellino multicolor. Mi è piaciuto l'effetto, quindi per questa borsa ho deciso di utilizzare innanzitutto due colori e due capi. Innanzitutto faccio un cappio. Mi inserisco in un punto, per adesso sto utilizzando un uncinetto 3,5 e inizio con una catenella che a fine giro, lo sapete, diverrà un punto basso per non avere la maglia antiestetica. Nello stesso punto lavoro un punto basso, mentre nel punto successivo lavoro soltanto un punto basso. Foro successivo, 2 punti bassi, foro successivo, un punto basso. Continuerò con questa alternanza finché non arrivo al foro dell'angolo. Bene, nell'angolo faccio 3 punti bassi. 1, 2, 3. Qui faccio 2 punti e poi di nuovo 1, 2, 1, 2, 3 e riparto 2, 1, 2 e così via. Nell'angolo 3 punti, continuo 3 punti fino a terminare il primissimo giro. 98esimo ed ultimo punto.
Ho contato i punti, adesso vi spiego perché. Intanto vado a chiudere al solito, ormai sapete che chiudo sempre allo stesso modo, inserisco l'uncinetto, stringo un po', prendo l'aiuta, la faccio passare, inizio sempre con una catenella ma cambio il numero di uncinetto e passo al 5. Dunque vi dicevo, mi ritrovo 98 punti. Per lavorare il punto ondina mi occorre un numero multiplo di 8 e certamente il 98 non lo è assolutamente, lo è il numero 104. Questo significa che da 98 punti dovrò avere un totale di 104 punti e per farlo dovrò aumentare durante il secondo giro. Mi occorrono 6 punti, per cui cosa farò? Ogni 12 punti farò un aumento e parto subito. Primo, entro nel secondo e faccio un punto basso, 3, 4, 5, 6, 12 e nel 13° punto faccio 2 punti bassi. Quindi primo aumento, me ne mancano 5. Ricomincio, 1, 2, 3, 12 e nel 13° punto faccio 2 punti bassi, secondo aumento. Bene, credo che tutto sia chiaro. Possiamo continuare così e avere un totale di 104 punti. Se utilizzate una base più piccola o ancora più grande, fate lo stesso calcolo. Ok, 103, 104° punto. Finalmente posso lavorare il punto ondina. Intanto chiudo. Porto fuori. Stavolta anziché utilizzare il numero 5 l'ho utilizzato per entrare nei punti bassi che erano molto stretti. Lavorerò tutto il resto della borsa col numero 6. Quindi inizio con una catenella. Dunque il punto ondina lo abbiamo già visto per la realizzazione della maglia top down realizzata in inverno e questa volta lo vediamo in azione su una borsa. Quindi volendo potreste abbinare la borsa ad una maglia magari smanicata in versione estiva, perché non realizzata anche in cotone. Potreste utilizzare il Giza o Amore Cotton Sport o addirittura il lino. Comunque il punto ondina si sviluppa su 4 giri. Vediamo subito il primo. La catenella sostituisce il primo punto basso. Nei prossimi 2 punti andremo a lavorare 2 punti bassi per un totale di 3 consecutivi. Dopodiché faremo un mezzo punto nel quarto punto, 3 asole e chiudo. Un punto alto nei prossimi 3 punti, chiudo le prime 2 e ripeto. Terzo punto e poi chiudo il modulo con un mezzo punto alto. Bisogna ripetere questa sequenza di 8 punti per tutto il giro, semplicissimo. Rivediamolo un'altra volta. Nei primi 3 punti lavoro un punto basso, 2, 3. Nel prossimo punto, nel quarto, lavoro un mezzo punto. Nei prossimi 3 un punto alto, 1, 2, 3. Concludo il modulo con un mezzo punto, quindi non ci rimane che ripetere il tutto su tutti i punti che abbiamo al di sotto. Sono al termine del giro. Se avete calcolato anche voi bene il multiplo, vi ritroverete gli ultimi 8 punti, quindi ripeteremo per l'ultima volta, per la 13ª, il modulo. Lo facciamo insieme. Nei primi 3 punti un punto basso, 2, 3. Nel quarto punto un mezzo punto, nel quinto un punto alto, nel sesto un punto alto,
nel settimo un punto alto e nell'ottavo un mezzo punto. Benissimo. Poi ci sono i 3 punti iniziali, come notate non fa una piega. Intanto vado a chiudere e poi vediamo come si sviluppa il secondo giro del punto ondina. Ok, faccio una catenella. Dunque, il secondo giro a punto ondina si sviluppa semplicemente lavorando un punto basso in ciascun punto. Per cui il primo l'ho già fatto con una catenella, vado a lavorare un punto sul punto al di sotto, un punto basso sul mezzo punto e un punto basso sui 3 punti alti che mi ritrovo. Un punto nel mezzo punto e così via per tutto il giro. In totale avrò sempre 104 punti bassi. Ultimo punto basso e possiamo chiudere il giro. Oltre a chiudere il giro andrò a cambiare anche il colore. Intanto entro sempre nel primo punto, porto l'asola all'interno, inserisco l'uncinetto, inserisco il cappio, però anziché prendere questa variante inserisco il cappio della variante panna e lo faccio passare attraverso le asole. Inizio sempre con una catenella. Nel frattempo mi lavoro le code che ho dietro. Il terzo giro del punto ondina si sviluppa al contrario del primo. Nel primo punto vado a sostituire il punto alto con i 2 punti bassi. Però anziché fare un punto basso sull'altro, vado a fare una catenella che diverrà un punto alto a fine giro. Quindi abbiamo lo stesso criterio. Poi nel punto successivo lavoro un punto alto. Nel punto successivo, nel terzo, lavoro un punto alto. Quindi abbiamo 3 punti alti consecutivi. Poi prendo il filo, nel quarto punto faccio il solito mezzo punto e nei 3 punti successivi faccio un punto basso. 1, 2, 3. Nell'ottavo punto facciamo un mezzo punto. Praticamente non facciamo altro che ripetere il modulo precedente del primo giro, ma in maniera speculare. Ripetiamo nuovamente questa sequenza di punti. Un punto alto nei prossimi 3 punti. Un mezzo punto alto nel quarto, chiudo tutto insieme. Un punto basso nei prossimi 3 punti. Concludiamo la sequenza con un mezzo punto. Ok, io penso che sia abbastanza chiaro e possiamo continuare da soli. Ok, concludiamo questo terzo giro, ho gli ultimi 8 punti, rimango sempre fedele alla sequenza. I primi 3 sono punti alti. Il prossimo, il quarto, è un mezzo punto. Poi abbiamo 3 punti bassi e l'ultimo è un mezzo punto. Perfetto. Possiamo andare a chiudere allo stesso modo di prima, non cambia nulla anche se abbiamo il punto alto. Entro nel primo punto alto, porto l'asola, così, entro nell'asola
porto il cappio e tiro un po' di juta, non troppo. Ok, porto la juta all'esterno, quindi catenella e concludiamo con il quarto ed ultimo giro del punto ondina. Come abbiamo fatto durante il secondo giro, andremo a lavorare un punto basso in ciascun punto, anche qui semplicissimo. Quindi lavorerò 104 punti bassi. Questo sarà il risultato del punto ondina. Chiaramente ancora non è ben evidente la texture, ma man mano che alziamo la nostra borsa e il nostro lavoro sarà spettacolare. Se vi ricordate la maglia lo sapete sicuramente. Dunque io a questo punto vi scriverei il numero di giri di blocchi che andrò a lavorare io. Vi scrivo tutto qui sullo schermo, esclusi questi 4 giri fatti insieme. Gli ultimi 4. Avete sicuramente intuito che per continuare andare avanti bisogna ripetere questi 4 giri. Terminato questo giro con la variante panna, cambierò nuovamente il colore e riprenderò con la sequenza dei 3 punti bassi, un mezzo punto, 3 punti alti, un mezzo punto e così via. E voilà, amiche ed amici, corpo borsa completato. Guardate qui che meraviglia e guardate quanto è gigante. Ve la faccio vedere sulla parte davanti. Ecco qui, in totale ho lavorato 30 giri a punto ondina alternando i colori. Ho raggiunto un'altezza da 32 cm credo, ma comunque la misureremo meglio una volta terminata. Esatto, siamo a 32 cm. Per una larghezza, aprite bene le orecchie, da 51 cm. È una maxi bag super estiva, anche questa da portare sulla spiaggia in vacanza, ma anche da passeggio non è male perché è molto bella, molto semplice ma bella ad effetto. Adesso avevo pensato di andare ad applicare immediatamente tutti gli accessori metallici perché volevo fare una cosa molto carina ma semplice, visto che abbiamo una larghezza da 51 cm. Con la borsa piegata esattamente così a metà, conto 9 punti a partire da destra, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 e faccio passare il primo moschettone attraverso i 3 punti subito dopo i 9 saltati e mi aggancio durante il giro a punto basso. Faccio passare il moschettone attraverso 3 punti esattamente in questo modo, ripeto, 9 cm a destra. Stessa cosa farò dall'altra parte, faccio passare attraverso i 3 punti bassi, ok, e mi sono agganciata. Sulla zona centrale ho esattamente 27 cm liberi. Ora giro il mio lavoro e ripeto la stessa operazione dall'altra parte. Quindi qui possiamo vedere anche che dietro abbiamo il moschettone, quindi ci fa anche da riferimento questo discorso. 1 2 3, faccio passare il moschettone così, perfetto, esatto, guardate, siamo esattamente nello stesso punto, coincide, 1 2 e 3. Vediamo se dall'altra parte coincide, perfetto. Anche qui ovviamente sulla parte dietro abbiamo 27 cm, è chiaro la borsa è divisa a metà, quindi abbiamo gli stessi centimetri. Una volta fatto questo, cosa faccio? Continuo sempre con la variante salmone. Quindi prendo un po' di juta e attenzione a questo passaggio. Qui già ho avviato la catenella, quindi il primo punto. Continuo, 2, 3, sto lavorando il 18° punto in prossimità del primo moschettone. Cosa vado a fare? Vado a saltare 1 2 3 4 5 punti. Nel sesto mi aggancio andando a lavorare un punto basso. Ne lavoro altri 2 per avere il progetto stabile, perché vado a fare un'altra prova.
quindi qui faccio passare il moschettone, mi aggancio, ok, bene, poi continuo il mio lavoro. Vado a lavorare sempre un punto basso in ciascun punto finché non mi ritrovo nuovamente in prossimità dell'altro moschettone. Lavoro un 18° punto, poi anche qui 1, 2, 3, 4, 5 e nel sesto vado a fare il primo punto basso. Ora continuo e vado dall'altra parte, quindi 1, 2, 3, conto 1, 2, 3, 4, 5 e a partire dal sesto vado a fare un punto basso. Praticamente ho realizzato le pieghe ai 4 moschettoni, no, manca l'ultimo, quindi di nuovo 3, 18, proprio come dall'altra parte, 1, 2, 3, 4, 5 e nel sesto vado a bloccare, termino questa riga. Come notate, da un lato e dall'altro lato e alle due estremità mi ritrovo gli stessi punti senza volerlo, non ho fatto calcoli, si vede che comunque i punti lo permettevano. Comunque non importa, l'importante è che i manici siano ben centrati. Vado a chiudere al solito e poi vado a fare una prova inserendo i manici già pronti e fatti e vediamo se tutto è equilibrato. Quindi chiudo sempre in maniera invisibile. Catenella. Bene amiche ed amici, ho fatto una piccola prova e tutto è riuscito alla perfezione. Dunque ho imbottito la borsa, l'ho sollevata, insomma ho messo anche i manici e va più che bene. Un'ultimissima cosa che devo fare è andare a fare dei giri a punto bassissimo giusto per definire tutto il bordo. Credo che ne farò un paio. Allora, ricapitolando cosa ho fatto, ho preso questi fantastici manici e li ho agganciati esattamente dal foro che mi ritrovo proprio qui, quindi faccio uscire fuori così il moschettone e mi aggancio. È un vedo non vedo, il che non mi dispiace. Adesso che andiamo a definire alziamo leggermente un altro po' il lavoro e io farò questa operazione con i manici già agganciati. Qui ho già fatto la catenella, passo direttamente al punto successivo e vado a lavorare un punto bassissimo in ciascun punto. Credo che il secondo giro a punto bassissimo lo farò in costa dietro, giusto per avere un bordino carino carino. Ok. Molto molto bella questa borsa, mi piace un sacco, mi sa proprio di estate, di mare, di vacanza, bella. Ok, anche qui vado a fare i punti bassissimi. Bene, secondo giro in costa a punto bassissimo terminato, quindi taglio il filo, mi aiuto con un ago e vado a chiudere non nel primo punto bassissimo ma nel secondo per eliminare lo scalino. Entro al centro dell'ultimo, ormai sapete questa mia tattica e voilà, non si vede assolutamente nulla, per cui possiamo andare a nascondere l'aiuta in eccesso e mi aiuto con un uncinetto più piccolo. In questo caso faccio anche un nodo così e nascondo tutto. E voilà, progetto completato. Volendo possiamo anche aggiungere un bottone magnetico proprio qui e io credo che lo farò. Amiche ed amici, e voilà, progetto completato. Ma che vi devo dire, è favolosa, mi piace troppo troppo troppo, è davvero bellissima. Scusatemi se sono di parte, ma non sono di parte, è proprio bella. Come vi dicevo prima, ho aggiunto una chiusura magnetica direttamente da cucire sul corpo della borsa.
basta, niente di più, niente di meno. Per questo modello mi andava di aggiungere la chiusura perché mi piaceva l'idea. Questo qui è il risultato, una maxi bag che nemmeno rientra nell'inquadratura, quindi immaginate, ma io adesso vi do anche le misure. Vi ricordate, eravamo a 51 cm, grazie alle 4 pieghe realizzate per conferire dettaglio e agganciare i manici ho raggiunto 41 cm di larghezza, non male. L'apertura è meno ampia di 10 cm e mi sta pure bene, mentre la nostra borsa è alta esattamente adesso 33 cm. Sono partita da un fondo, vi ricordo, 32 cm per 10 cm, maxi borsa assicurata. Io non aggiungerei altro, aspetto di sapere cosa ne pensate voi di questo magnifico progetto. Punto molto semplice ma d'effetto, lo avete visto, l'aiuta è spettacolare, per la prima volta l'ho lavorata a 2 capi e sono davvero soddisfatta. Questo è ciò che mi è avanzato nella tonalità panna e questo nella tonalità salmone. Ovviamente è andato via più il salmone perché è il colore primario di tutta la mia borsa. Non vedo l'ora di vedere le vostre borse realizzate magari in altre tonalità. Insomma, vi aspetto giù nei commenti come sempre. Amiche ed amici, rieccoci qui, siamo giunti al termine anche di questo video tutorial. Spero che la maxi bag in Utah super estiva vi sia piaciuta e soprattutto super facile e veloce da realizzare. Fatemi sapere con un commento cosa ne pensate e se provate a replicarla seguendo il tutorial. Non dimenticate a condividere i vostri progetti, in questo modo riuscirò a vedere tutto sui vari social. Ancora una volta vi ringrazio per l'attenzione, per essere stati in mia compagnia. I link che vi riportano al materiale ve li lascio come sempre sotto a questo video nel box informazioni. Iscriviti al canale e attiva la campanellina per non perderti i prossimi tutorial. Seguimi anche sui social, mi raccomando. Alla prossima, un bacino a tutti!